L'abilità compositiva con cui Mascagni e Leoncavallo strutturano le loro opere, soprattutto le due più famose, Cavalleria e Pagliacci, è veramente notevole. Entrambi, in un certo modo, si ispirano a Wagner, alla struttura dei leitmotiv, o per meglio dire all'italiana, i motivi conduttori. C'è una rete di atmosfere, di tonalità, di incisi tematici che percorrono queste opere e che aiutano i due compositori a strutturare il loro storytelling, la loro narrazione musicale. Questi temi sono collegati a situazioni, personaggi. Prendiamo per esempio l'inizio della Cavalleria Rusticana. Questo inizio che nella tonalità di Fa maggiore, così importante in quest'opera, sembra evocare i grandi spazi di una Sicilia notturna e di questo profumo di mare e di campagna. Un Fa maggiore è un tema che ritroviamo nella primissima area di Santuzza. Scopriamo che questo tema è associato al personaggio di Santuzza che parla con Mamma Lucia, che la supplica: pregate per me, voglio parlare con Turiddu ancora. È il dramma di una donna divisa tra mille sentimenti contrastanti. E questo Fa maggiore non evoca solamente il mondo della natura incontaminata, ma evoca anche la dimensione religiosa. In fin dei conti, Cavalleria Rusticana si svolge durante la festività della Domenica di Pasqua. E questo contrasto tra la natura intesa come passioni e l'elemento religioso inteso come ritualità di una terra che la sente moltissimo, ma in maniera quasi pagana, e che verrà molto sottolineato dalla regia di Daniele Menghini, la ritroviamo anche nella musica, con queste cadenze che si ispirano alla musica religiosa. Un Fa maggiore e delle movenze melodiche che ritroviamo nel momento forse più iconico e famoso dell'opera. Subite questo. Queste cadenze col suono dell'organo che richiamano veramente al mondo della chiesa, al mondo della festa. Sono tutti temi che si ritrovano nel corso dell'opera, che vengono combinati con grande maestria. C'è un punto che a me piace moltissimo per la sua semplicità e allo stesso tempo la sua sottigliezza. Dopo che verso la fine dell'opera Turiddu ha morso l'orecchio a compare Alfio, c'è la sfida a duello, il marito tradito vuole soddisfazione secondo i codici della cavalleria rusticana, noi ascoltiamo una trasformazione, una combinazione di due temi legati ad Alfio in questa maniera. Nella sua semplicità, questo mischia una versione in minore e quindi corrotta dalla tristezza della situazione di un tema che avevamo sentito invece nella prima parte dell'opera e che diventa un tema abbastanza iconico della vita del carrettiere, no? Che in questo caso invece diventa mesto, e a questo si aggancia immediatamente vendetta propria che tramonti. Una frase che avevamo sentito alla fine della prima parte, cantata da Alfio una volta che Santuzza gli rivela il segreto della tresca della moglie Lola con l'amato Turiddu. Non stiamo parlando forse della sofisticazione di Wagner, ma parliamo comunque di rimandi, di fili che si connettono
attraverso tutto il corso dell'opera. Leoncavallo in questo senso non è da meno, anzi è un fedelissimo wagneriano. Per esempio questo tema che è associato al personaggio di Tonio, il gobbo, il deforme, lo scemo, che però in realtà ha anche lui un lato umano, che ha questo amore concupiscente, brutale per Nedda, ma che diventa poi lo Iago di questa vicenda che ha tanto a che spartire con Otello. Ebbene, questo cromatismo così insistito che descrive un personaggio laido e corrotto, viene in realtà dal mondo wagneriano. Se pensiamo per esempio al Fafner, al drago del Siegfried, è lo stesso mondo di Wagner, e la rete, l'uso dei leitmotiv, dei motivi conduttori, anche in Leoncavallo è molto marcato. Prendiamo ad esempio il tema forse più celebre di tutta l'opera, che a ben pensare deriva in un certo senso da Otello, perché nell'Otello di Verdi c'è il momento in cui Otello scaglia Desdemona a terra e grida con quella terribile frase a terra e piangi. A terra e piangi. Viene da lì direttamente, peraltro, l'intervallo di tritono che è chiave di così tanta musica wagneriana e di tutti gli sviluppi della futura musica del Novecento. E poi anche il tema di Vesti la giubba con cui inizia, no? Questa famosissima aria, se vogliamo chiamarla così. Che alla fine, dopo la grande perorazione di Canio, si trasforma in... Basta cambiare un modo e per molti può sembrare semplicemente un espediente, in realtà colora una frase musicale di un qualcosa di completamente nuovo ed emerge inaspettatamente anche nel momento in cui abbiamo l'intermezzo. Torna a ricordarci il dramma del personaggio principale in una maniera quasi subliminale. Va Leoncavallo a stimolare il nostro subconscio. Non c'è bisogno di conoscere l'armonia o di conoscere la teoria musicale per avvertire tutti questi piccoli dettagli che concorrono a creare un grande affresco teatrale e musicale.